Sapete cosa? Faccio un video. Allora, mm, così, giusto per intrattenermi, ok? E fare qualcosa. Ho comprato un lotto di schede Nintendo DS Lite. Perché le ho comprate? Così, costavano poco. E, e ogni tanto nei momenti morti mi piace anche a me comunque continuare a fare qualcosa. Ok? Allora, per tutte queste schede ho pagato una cinquantina di euro, che non è male, si riescono lo stesso a vendere intorno ai 15-20 euro ciascuna, e quindi mi sta benissimo. C'ho un bel profitto se riesco a sistemarle tutte. Sono state comprate tutte non funzionanti o da testare, quindi bisognerà andare a vedere quali funzionano, quali non funzionano, cosa c'è che va, cosa non va e via discorrendo. Ok? E queste qui le ho già testate, sono tre schede e sono già perfettamente funzionanti. Solite cose al massimo, tipo la porta, tipo l'interruttore, una pulita, schermi rotti, sicuramente sono state smontate da console, che mi è arrivato tutto il pacco insieme con le scocche, altri schermi, eccetera. Anche questo era uno degli schermi che era qua presente. Ecco, insomma, queste le ho già sistemate e funzionano. Però ho detto, vabbè, dai, facciamo anche un video con il resto. Andiamo a verificare cosa c'è che va, cosa non va. Allora, io già da subito... Allora, vedo il connettore per il touch che è stato rotto. Il pulsante è ok. L2 è ok. I fusibili sono ok. Lo slot dei giochi mi sembra che manca un piedino ed è corroso anche, quindi ok. Dovrò cambiare. Sì, gli manca proprio il piedino, è stato letteralmente consumato dalla corrosione. Si vanno a testare i fusibili. La porta come sta? La porta sta bene? È a posto? Ok, e si va a testare queste cose qua allora. Ok, quindi diciamo così, le mettiamo da parte. Ok, prendiamo la prima scheda. Ok, e verifichiamo almeno se si accende, se funziona, se non funziona. Allora, scocca, c'è già la batteria presente. L'importante è che si accenda. Poi lo slot delle cartucce si può sistemare. Allora, andiamo a collegare. Lo schermo superiore è nuovo, so che funziona, quindi se ci sono problemi so che è la scheda e non è lo schermo. Ok, nuovo di zecca. Magari può essere un video un po' noioso, ma vabbè. Sia quello che sia. Allora, accendiamo. Funziona? Sì, funziona sia schermo sopra che schermo sotto. Sì, fantastico. Ok, quindi questa scheda funziona. Al massimo dovremmo andare a vedere se ci sono altri punti di corrosione, visto lo slot delle cartucce che è corroso. Ma a occhio, così, e questo qua è il connettore del touchscreen che deve essere sostituito. L'indicatore non è diventato rosa, quindi è stato solo localizzato lì, altrimenti sarebbe rosa anche questo. Ma sulla scheda a occhio nudo non c'è nulla di strano. Altro grandissimo problema che hanno i DS Lite sono i pulsanti. Allora, i pulsanti, quelli dorsali, che non suona, ok? Non fanno continuità.
come faccio io a pulire, a rimettere a posto i pulsantini? Allora, si possono sostituire, sì, chiaramente, ma io faccio molto presto. Allora, io tolgo il gommino senza perderlo, ok? Lo estraggo, aspettate che mi avvicino così vedete meglio. Ok, e telecamera stai ferma. Grazie, se no viene il mal di mare pure a me. Ok. Tolgo il gommino. Molto bene. E poi uso Deoxit. Questo costa una montagna di soldi. Solo per... cos'è? 100 ml mi pare questo sia. No, 25 ml mi è costato 60 euro. È assurdo il prezzo che ha questa cosa qua. Perché chiaramente è un prodotto non italiano. Ok, non si trova in Italia, non si trova in Europa, si trova solo all'estero, in America o in Inghilterra. E quindi poi ci sono i costi di importazione, oltre alle spese di spedizione che sono purtroppo grandi. Ok. E... ok, gli si versa proprio una goccia all'interno, si muove un po', si preme un po', ok? Si lascia agire, ok? Senza premere troppo, perché è un pulsantino. Si rompe se no. La membrana qui è fatta di metallo sottilissimo. Se si schiaccia troppo, poi non funziona più. Poi si rincastra dentro il pulsantino. Ok. Perfetto. Si prova, si sente se funziona ancora. Io sento i click, sento tutto. Dopodiché, con un cotton fioc vado a premere. Tolgo l'eventuale eccesso che viene fuori. Ok? E rimane lì. Non dovete pulirlo, non dovete fare nient'altro. Il Deoxit è un liquido completamente non conduttivo, ok? Quindi non fa nessun problema, ed è un protettivo per quanto riguarda l'ossidazione, ok? Rimuove l'ossidazione ed è un protettivo a lungo termine per l'ossidazione, appunto, in modo che così non avrete più problemi di pulsantini che appunto smettono di funzionare per via dell'ossido che si crea all'interno, ok? Allora poi noi andiamo a testare, puntale nero qui, puntale rosso qui, andiamo a testarlo subito. Sentite? Ecco, ha ripreso a funzionare. Perfetto. Adesso con calma e pazienza il Deoxit lavora. Ok, io sto continuando a premere per fare in modo che arrivi dappertutto, che faccia il suo lavoro, eccetera. Ok, e quello è sistemato. Poi nel giro di mezza giornata lui è perfettamente funzionante. Allora, poi andiamo su quest'altro di qua. Ok. Andiamo su questi due punti qua, il negativo e il pulsante. Andiamo a verificare. Questo già funziona, ma leggo che comunque fa 50, 100, 120 ohm. Non è proprio il massimo, quindi c'è presente dell'ossidazione. Allora, ripetiamo. Ok, ci infiliamo le pinzette dentro. Estraiamo delicatamente, senza farlo volare via, perché questi qua volano, ragazzi, volano letteralmente. E poi non li trovate più. Prendiamo di nuovo il nostro Deoxit, gli mettiamo una goccia dentro, ok, proprio microscopica, è più che sufficiente. Lo lasciamo lì agire, andiamo dentro, puliamo, cerchiamo di premere il pulsantino, fare in modo che arrivi dappertutto, ok, muoviamo la membrana che c'è dentro, Deoxit comincerà a fare effetto, quindi farà sparire tutta l'ossidazione, si mangerà tutta l'ossidazione che si è creata nel tempo. E a questo punto gli andiamo a rimettere il pulsantino, piano piano con calma. Ecco qua. Lui preme, fa tutto. Facciamo così in modo da aiutarlo a pulire tutti i contatti che ci sono all'interno del pulsante. Perfetto.
E niente, cotton fioc, assorbiamo l'eccesso che viene fuori sul pulsante, a posto. Ora proviamo. Allora, puntale qui, ecco qua, andiamo a testare. Perfetto, siamo a 0 ohm, contatto perfetto. Poi lì comunque, come avevo detto, lui continuerà a lavorare nel tempo, eviterà che si ossidi nuovamente nel tempo e eviterà quindi che smetta di funzionare. Allora, il pulsantino qui funziona, se volete potete usarlo anche sui pulsanti, ok? Gli mettete una goccia dentro qui, c'è il solco qui, ok? Andate qui, se proprio vedete che ci sono alcuni pulsanti che non funzionano bene o altro. Questo mi sembra anche, sì, il pulsante è un po' danneggiato, deve essere risaldato. Comunque, i contatti e tutto il resto gli si infila un po' qua dentro, ok, c'è una fessura qui, il deoxit va dentro, lui agisce per conto suo e riuscite a salvare piuttosto molte cose. Allora, torniamo indietro. Il pulsante abbiamo visto che funziona, la scheda funziona, solo che c'è questo inconveniente qua del pulsante che si è parzialmente dissaldato dalla scheda per un colpo, immagino. Allora noi accendiamo il nostro saldatore, andiamo a riparare questa cosa qua e procediamo poi con le altre schede. E dovrò anche sostituire questo e basta, perché è corroso dentro, altrimenti poi nel momento in cui vado a vendere non funziona e non va bene. Ok, andiamo a prendere allora l'aria calda, però togliamo questo prima, se no si scioglie. Allora un po' di flussante che ci aiuta, intanto siamo dall'alto belli distanti. Voglio mettermi con la scheda in questa posizione qui, però devo spostare un po' di cose, così è più facile per me andare a maneggiare. Queste schede qua sono molto sottili, basta poco, quindi possiamo rimanere sui 400 gradi, anche 350 se volete. Ricordate che il pulsantino è di plastica, quindi fate attenzione, tenete sempre in movimento l'aria, perché se no rischiate di sciogliere le plastiche. E qui ce ne sono di plastiche, c'è questo connettore qua che è di plastica, c'è il pulsantino che è fatto di plastica, il connettore, il pulsante stesso è fatto di plastica. Sono plastiche che resistono alle temperature, però se li andate per troppo tempo troppo vicino con l'aria ferma rischiate di sciogliere tutto. Adesso arrivo un attimo con il saldatore, gli metto un po' di, ecco, di stagno al piombo, che così mi aiuta nel lavoro. Vediamo com'è. Sì, ora è allineato. È possibile che questo pulsante sia stato preso da un'altra scheda, è stato installato qua e non sia stato fatto il lavoro in maniera completa. Adesso il nostro pulsante è a posto. E connettori per il touchscreen purtroppo non li ho. Devo vedere se magari c'è qualche altra scheda che non è completamente recuperabile, perché magari ha il processore bruciato o roba che non si può
fisicamente riparare, e quindi magari prendo e metto il connettore. Però posso prendere e togliere questo lettore di schede di gioco. Allora ci sono 1, 2, 3, 4 punti dove è saldato sulla scheda e poi ci sono tutti i piedini dietro. Io vi consiglio prima di andare a togliervi lo stagno, che io avevo già iniziato a farlo, e poi usare stagno a bassa fusione in sostituzione. Ok? Così vi aiuta a dissaldare tutto il connettore, tutto lo slot in maniera più sicura e veloce. Quindi io dopo vado sotto con le pinze, scaldo e alzo. In questo modo è libero. Qua invece ci sono i piedini che rompono le scatole, quindi non si riuscirà a fare molto su quei due lì in basso. Ok. No, niente, non si riesce proprio a fare quelli. Allora, facciamo i piedini davanti. Gli mettiamo stagno a bassa fusione, pasta di stagno a bassa fusione. Andiamo a miscelare tutto. Se volete potete prendere le pinzette uno per uno, alzarli, perché tanto lo slot non è recuperabile. Scaldate e alzate. Perfetto. Allora adesso tutti i piedini sono alti, non sono più saldati sulla scheda. Possiamo andare avanti con questa. Ecco qua. Vedete com'è facile adesso. E con questo. Fatto. Ecco qua. Qua sotto c'è il processore e la sua RAM. E ora non dobbiamo fare altro che prendere uno slot di ricambio, ok? E andarcelo a saldare sopra. Si possono ancora trovare quelli nuovi. Io l'ho preso da un'altra scheda che aveva il processore bruciato. Quindi ecco, insomma, ma è buono questo. Questo all'interno è completamente buono, ci sono tutti i piedini, quindi posso riutilizzarlo. Andiamo a pulire, treccia di saldante, togliamo via lo stagno a bassa fusione perché non va bene. Lo stagno a bassa fusione serve solo per dissaldare, non per saldare. E adesso mettiamo quello nuovo. Flussante, sempre flussante prima, altrimenti le saldature non vengono bene. Fatto. Ripuliamo. Perfetto. E ora ritestiamo. Ricordiamoci di questo perché altrimenti la console non si accende. Qua dentro c'è il BIOS per la console. Senza di questo la console non si accende. Se ha problemi la console che non si accende, non si avvia, può essere questo. Perché senza di questo rimane la luce verde ma non mostra niente allo schermo. Quindi potreste avere problemi con questo. Se invece avete cambiato questo e non è questo, il processore al di sotto ha qualche sfera di stagno crepata e quindi ha bisogno di
In questo caso può essere sufficiente un reflow, ok? Perché è piccolo il circuito. Ok. E andiamo a prendere un gioco. Anzi, due giochi. Ok. Andiamo a prendere la cartuccia per Nintendo DS. Così testiamo tutto. E una cartuccia per Game Boy Advance. Allora, inseriamo questa. Inseriamo la cartuccia. Perfetto. Ora andiamo a ricollegare gli schermi. Non collego il touch perché non mi interessa. Si riesce lo stesso a configurare la console anche senza il touch. È più facile collegare gli schermi superiori in questo modo piuttosto che come l'hanno progettata. Ok, la batteria c'è, ok. Accendiamo la console. Ok, adesso il pulsante è duro. Perché è duro? Per il semplice motivo che avendo fatto saldature attorno sarà entrato del flussante e adesso sta impedendo. Sì, non bisogna sforzare. Allora facciamo una cosa, andiamo a riscaldare così si scioglie il flussante che impedisce. Ok, adesso possiamo con l'alcol, ecco, adesso il pulsante si muove liberamente. Andiamo a pulirlo, usiamo ancora alcol, un cotton fioc, puliamo attorno, puliamo davanti, cerchiamo di fare uscire quanto più flussante possibile visto che è entrato a disturbare. Ok, il Game Boy Advance c'è, viene rilevato. La scheda invece del DS no, ma credo che sia un discorso di sporcizia a quel punto. L'unico problema è che ogni volta bisogna spegnere e riaccendere. Spegnere e riaccendere. Facciamo qualche colpo, gli diamo anche qualche goccia di alcol isopropilico, spargiamo, la lasciamo bagnata e inseriamo la cartuccia con l'alcol in modo che faccia un po' di lavaggio all'interno. Ok, vediamo adesso se si vede la cartuccia. No, perché non si vede la cartuccia? Possibile che ci sia qualche problema sulla scheda. Non credo un discorso di saldature. Credo più un discorso di che la corrosione magari ha consumato qualche pista necessaria per la lettura del. Allora, il Game Boy Advance si può togliere e va benissimo. Riaccendiamo. No, non mi mostra nulla. Ok, andiamo ad investigare. Come mai i giochi del DS non partono? L'ultimo non è collegato e va bene così. Allora, il connettore all'interno è perfetto.
non ha nulla di sbagliato. Il problema però, secondo me, è sotto lì. Se riesco a mettere a fuoco. Allora, c'erano problemi di corrosione su questa zona qua e ho paura che ci sia qualche punto, per esempio quello lì, che sia corroso troppo e ha interrotto il nostro circuito. Ok? Si vede un po' qua rovinato. Il problema è che sarebbe stato meglio sistemarlo prima. Allora niente, allora adesso siamo costretti. Allora, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua. Questa è l'altra scheda. Le connessioni vanno al di sotto, non vanno al di fuori. Quindi è possibile che ci siano... Adesso andrò a verificare. Queste connessioni qui sono interrotte, magari vanno di qua. Adesso devo andare a vedere. E gli basta creare un ponticello o cose del genere. Allora, facciamo così. Stai qui, microscopio, grazie. Allora adesso andiamo in modalità diodo. Perfetto. Allora, andiamo in modalità diodo, senza il bip. Ok. E adesso andiamo, allora, puntale rosso sulla massa. Ok. Va bene anche questa. Dove preferite, insomma. Basta che sia la massa. E andiamo a verificare tutte le connessioni. Allora, questa è la massa. 44. 44. 44. 44. 44, 44, eccola qua. Questa è interrotta. Questa qua. Questa è interrotta. 44, ok. 9, 44, 44, 44. Questa potrebbe essere non connessa, ma adesso verifichiamo. 44 e massa. Allora, adesso abbiamo un 9 qui e niente qua. Allora, su quello dove non c'è nulla, effettivamente è vuoto, ok? Non porta da nessuna parte. Invece dove abbiamo 0,09 potrebbe essere la linea di ingresso della corrente. Ma in ogni caso ci serve sapere questo dove andava. Allora, qual era quello non collegato? Questo no, questo no, prima. Questo qui, quello sopra la via qua. Ok? Andiamo a vedere su questa scheda qua. Questo qui, eccolo qua. Questo qui dove va a finire? Possiamo anche andare a vedere dall'altro lato. Dove vanno a finire. Ah, eccolo qua, si vede. Eccolo qua, questo qui. Questo è corroso, ok? Qua c'è della corrosione e va a finire qui, forse? Andiamo a verificare. Allora, questo qua... No, non è quello. Forse è questo? Eccolo qua. Mi viene a finire qui. Perfetto. E allora, ci sono due file da 4. E... e chiaramente stanno ancora sotto alla scheda. Qui. Mannaggia. Quindi in ogni caso... Che bello. Come posso fare? Ci infilo un filo
ci infilo un filo. Allora prendiamo qualcosa di affilato, non affilato, appuntito. Vediamo se riesco a farci entrare. Rompo la corrosione, sì, ecco. Sono entrato nel buco. Puliamo il buco. Ok. Prendiamo la nostra penna qua. Ok, adesso facciamo una cosa. Andiamo a prendere il nostro filo. Questo ci sta, no? Forse è un po' grosso. Forse è un po' troppo grosso per infilarsi in quel buco. No, si infila. Wow, fantastico, ok. E noi dovremmo riuscire a vederlo da questo lato qui. Sì, lo vedete? Eccolo lì. Allora, lo facciamo uscire da lì in qualche modo. Spingi. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ecco. Lo andiamo a collegare qui. Perfetto. Tieniti lì in posizione, stai fermo lì, non ti muovere. Questo è anche un filo di quelli isolati, ricoperti da una patina protettiva. Ok, adesso è saldato. Adesso non ci resta che saldarlo anche da questo lato qui. Ok. Flussante. Molto bene. Andiamo con un po' di stagno in più. Fantastico. Ecco. Ora la pista è ripristinata. Puliamo. Asciughiamo. Ecco qua. Riparazione pressoché invisibile. Bene. Ora torniamo sopra. Bene. Accendiamo. Gioco Nintendo. C'era la scritta Nintendo, quindi ha riconosciuto il gioco. E vabbè, adesso devo rifare tutta la procedura perché è stato staccato dalla batteria troppo a lungo. Ok, riaccendiamo. C'è il logo Nintendo adesso. Ed eccolo qua. C'è. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso questa scheda è perfettamente funzionante. Era una cosa che non dovevo fare assolutamente. Preso dalla fretta. Allora, ripeto, la scheda adesso è perfettamente funzionante, il che sono contento. E riparazioni a costo zero praticamente. Okay. Si riparano un po' le tracce, si pulisce, si sistemano un po' di cose. I Nintendo DS Lite sono facili da riparare, veramente molto facili da riparare.
E le schede. Parliamo chiaro, le schede. Le schede, se hanno problemi, sono facili da riparare, ok? Se ci sono problemi con gli schermi superiori, no. Assolutissimamente no. È una console che sconsiglio a tutti. Ma non solo i DS Lite, anche... no, i DS prima versione, i DS FAT, hanno... sono costruiti un attimino diversamente rispetto a questi. E sono un attimo più facili da maneggiare per gli schermi. Però, DS Lite, DSi, DS XL, 2DS, 3DS, quelli lì sono un trauma incredibile lavorarci con gli schermi superiori. Quindi io li sconsiglio a tutti quanti. Per quanto riguarda invece farsi qualche esperienza su schede, vedere come funzionano, eccetera, queste sono ottime console. Ecco, questo sì. Ok, l'unica cosa adesso che mi manca è il connettore del touch, che non ho al momento, quindi dovrò attendere o prendo dei ricambi o vedo se magari c'è... Questa scheda qua gli avevo già preso il connettore, quindi non posso più utilizzarla. Ok, allora adesso passiamo alla prossima. E... Allora, i primi controlli che facciamo sono sempre i fusibili. Ok? Allora, fusibile 1. Ci siamo. Fusibile 2. Io non vado direttamente sul fusibile, mi piace andare da qua a qua. È a posto. Quindi i fusibili ci sono solo due fusibili. Il pulsante per l'accensione c'è. L'induttore L2 c'è, perché questo spesso si crepa e se ne va via. La porta di ricarica c'è ed è a posto. Il connettore qui dello slot dei giochi è a posto all'interno. Questo qui pure. E qua quello del touch c'è. Questo qui è a posto, anche questo qui mi sembra sia a posto. Qualsiasi altro piccolo componente sulla scheda non si sa, bisognerebbe andare a fare un'ispezione. Quindi andiamo a testare. 1, 2, 3, accensione. Ok. Ok, anche quello sotto. Confermiamo tutte le impostazioni, facciamo il nostro ciclo. Non c'è nessun logo Nintendo però. E infatti, i giochi non partono. I giochi non partono perché sicuramente c'ha gli slot che sono sporchi. Allora, togliamo questo. Allora, ripetiamo. Alcol. Teniamo bagnato. Purtroppo non c'è un metodo efficace per pulire lo slot dei giochi DS. Questo qua è più facile perché è accessibile da qua dietro, ok? Senza lo schermo chiaramente, ok? È accessibile, quindi si può prendere la spazzolina, si sbagna di alcol isopropilico e si va dentro. E si asciuga. Ok, riproviamo. Gioco, gioco, schermo. Una e due, ci sono tutte e due. Perfetto. Passiamo alla prossima. Totale 4 schede perfettamente riparate. Passiamo alla prossima. Allora, controlliamo il connettore per le schede dei giochi ed è ok. Il connettore per il touch è ok. Il pulsante è ok. Qui c'è già qualcuno che ha messo mano a L2 perché si era staccata probabilmente. Andiamo a rifare le saldature un attimo velocemente perché non mi piacciono. C'è più stagno
che induttore. Ok, probabilmente non è sufficiente rifare le saldature. Microscopio. Qui è completamente ossidato. Lo stagno non attacca. Guardate, lo stagno non attacca qua. Ok, ripuliamo. Voilà. Fantastico. Ora rimettiamo l'induttore al suo posto, però devo girarlo dall'altro lato, da questo lato, perché altrimenti non si attacca. Ecco qua. Scusate, perché questo lato qua è ossidato. Ok, facciamo un test. Andiamo a verificare se è a posto. Allora, da qui possiamo prendere a qui. Da qui a qui? Niente? Ah, da qui a qui sì. Da qui a qui? No. Ma l'induttore è buono? Sì, l'induttore è buono, però non c'è... non è saldato. Il che è stranissimo. Il che è completamente stranissimo perché è attaccato alla scheda, ma evidentemente è un po' rovinato. Allora, lo riprendiamo. Allora, da questo lato è ok. Adesso lo giriamo a questo punto. Aggiungiamo dello stagno. Vediamo se così riesce meglio. Ok. Ora facciamo il test come prima. Da questo punto qui. O quello, non lo so, come volete voi. Da questo qui fino a questo qui. Dai, è pazzesco ancora. Allora, qui sì, ok. Però ancora no. No, è pazzesco. Ok, va bene. Sapete cosa facciamo? Prendiamo un altro induttore. Quello lì è rovinato, non ha voglia di collaborare, quindi via. Ok. Bene. Allora, lo prendiamo dall'altra scheda, quella da cui abbiamo già fatto gli altri lavori, qui sul coso. Eccolo qui, l'induttore L2. Andiamo a misurarlo anche. Ok. Allora, da questo punto a questo punto. Ecco qua, ok.
è a posto. È collegato ed è a posto, quindi possiamo andare a prenderlo. Andiamo a prenderlo con l'aria calda. Perfetto. Puliamo qui dal flussante. Ma sbaglio o c'è poco stagno qua? Non voglio che il pulsante abbia problemi, quindi andiamo a mettergli un po' di stagno di rinforzo. Ecco qua. Così sono più contento. Ok. Adesso l'induttore. Andiamo con l'aria calda. Perfetto. Stagno al piombo molto più veloce. Ok. Allora, stavamo dicendo. Allora, la porta è ok. All'interno dello slot del cartucce è a posto. Qui è a posto. I connettori degli LCD sono a posto. Non sono corrosi, non hanno corrosione, non hanno niente. Ok, allora adesso andiamo a prendere. Allora, intanto sopra il banco. Andiamo a misurare i fusibili. Questo è ok. Questo è non ok, a meno che non ho problemi io di continuità. Allora, fino a qui è ok? No. Ok, questo fusibile è bruciato. Perché si bruciano i fusibili su queste console? Improbabile. Scoprirne la causa. Si bruciano e basta. Magari quando viene messo in carica viene utilizzato un caricatore cinese, per esempio, e gli dà il colpetto e la batteria chiaramente deve ricevere corrente per caricarsi e la corrente passa appunto attraverso questo fusibile. Il fusibile riceve troppa corrente e si brucia. Ok, allora ehm, prendiamo di nuovo la nostra schedina. Qui abbiamo i fusibili ancora. Verifichiamo. Questo è ok. Quindi andremo a prendere questo fusibile e lo metteremo qua. I fusibili sono tutti e due uguali. Valore, valore uguale. Quindi no, l'aria calda no in questo caso perché c'è il connettore qui che si scioglie subitissimo. Andiamo con lo stagnatore, il saldatore. Ecco qua. E lo andiamo a eliminare. Allora, anche qui possiamo fare la stessa tecnica. Fantastico. Ok. No! Sono andato addosso con la scheda. Ah, ecco qua. Fiu. Ok. Microscopio perché se no non ci vedo un H.
è talmente piccolo. Ok, va messo lì, eccolo lì. Allora, vediamo come possiamo fare. In questa posizione mi trovo meglio io. Ok, ci siamo quasi. Cerchiamo di metterlo dritto. Ci riusciamo? Ah, quanto è complicato. Voilà! Ok, ora lo testiamo perché ha subito calore. Ok? Può rovinarsi. Allora, di nuovo, da qui fino a qui. Perfetto, il fusibile è a posto. Ok, la scheda, se tutto va bene, dovrebbe accendersi a questo punto e funzionare. Ah, no, dai, non ho neanche usato flussante. Il pulsante c'ha qualcosa, si è incastrato. Probabilmente il solo semplice flussante che era già presente sulla scheda è entrato e ha fatto problemi. Allora lasciamoli un attimo agire. Vedete, non si muove di un millimetro. Andiamo a riscaldare. Ok. Logo Nintendo. Quindi la schedina di DS funziona. Se vediamo i giochi Advance. E c'è anche il gioco Advance. Perfetto. Passiamo al prossimo. Finora sta andando decisamente bene. Ok, e i pulsanti, vabbè, li farò fuori video. Allora, questa, il pulsante c'è, connettore per il touch c'è. Ah, manca L2. Ok, qua comincia a essere un problema. Il pulsante qui è un po' massacrato. Aspettate che gli do un attimo di forma. Ok. I fusibili ci sono tutti e due, quindi manca solo L2 che è saltato via. Di qua questo connettore sembra buono, non c'è corrosione. Molto bene. Allora mi manca solo L2. Ma io adesso dov'è che vado a trovare un altro induttore? Perché i Nintendo DS hanno praticamente un solo singolo induttore lì. Non ne hanno da altre parti. Ah no, L4. Ah ah. Ci abbiamo anche L4 che fa la stessa identica cosa, eh. Quindi possiamo usare L4 e metterlo su L2. Sì. Allora, microscopio. Allora, abbiamo qui la mancanza di L2 che impedisce alla console di accendersi. Ok? È un classico. Le console cadono, i componenti si staccano. Perfetto. Volendo potete anche mettergli un ponticello se preferite. Alla console non cambia assolutamente nulla. Allora, L4 ci abbiamo di qua dalla parte dove ci sono i pulsanti.
Fantastico. Ok. Brucia, brucia. Allora, ripassiamo anche un attimino lì il pulsante perché le saldature qui non mi piacciono per niente, non sono solide a sufficienza. Ok. Mi serve un micro difflussante. Ecco fatto. Altrimenti il pulsante si muoveva. Adesso è solido. Bene. Allora, andiamo a testare i fusibili, come sempre. Allora, fusibile 1, a posto. Fusibile 2, a posto. E altro non mi sembra che serva. Quindi ok. Torniamo sopra il banco. Mettiamo la nostra scheda. Anzi no, aspettate. Non ho controllato gli slot dei giochi. Questi sono a posto. Ok. Sì, infatti non c'è nulla. Ok. Allora gli diamo una pulita. Alcol. Diamo un bagno con l'alcol. Asciughiamo la cartuccia. Asciughiamo lo slot. Ok. Adesso spegniamo. Inseriamo la cartuccia e riaccendiamo. Dovrebbe comparire il logo Nintendo. Nintendo, esatto. Fantastico. E parte in automatico, perché questa console ha le impostazioni di sistema che partono in automatico. Si può modificare, chiaramente. Ok. Avanti, prossimo. Ok, siamo con 9 schede in totale riparate, o almeno revisionate. Ok. E che cosa abbiamo qui? Si vede? Tada! Corrosione, ma parecchio grave anche. Allora, mm, arriva da questo qua praticamente. Ho preso acqua da questo punto qui, dal- dall'interruttore del volume frontale. Allora, puliamo. Alcol isopropilico. Togliamo via tutta la corrosione. Come nuova! Fantastico, basta, a posto. Tutto pulito, tutto in ordine, quindi non serve fare nient'altro. Adesso come vedete, cioè, qua viene via tutto perché la maschera aveva... c'era umidità sotto la maschera, che aveva già cominciato a fare effetto. Quindi adesso qua dovremmo riprendere la situazione. Wow, che contatti ossidati. Se non vanno i giochi del Game Boy Advance sappiamo perché. Dovremmo rifare le saldature. Allora, qua la scheda dei giochi DS è a posto internamente. E anche quella dei Game Boy Advance è a posto internamente. Wow. Qua c'è un po' di corrosione ovunque. Forse questa è una di quelle schede che è difficile sistemare in breve tempo.
Oltre al fatto che ci vuole una montagna di maschera nuova per ricoprire tutto il rame. Sembra anche piuttosto recente la cosa, perché non, il RAM è bello sotto. Sembra una console che ha preso acqua veramente molto di recente. Comunque, andiamo a togliere via tutta questa maschera e poi andiamo a verificare che cosa c'è, cosa succede con questa scheda. Guardate qua come viene via, come si sfoglia. Qui siamo a posto. Se ci fossero problemi qui sarebbe grave. Anche qui siamo a posto, sono contento. C'è un po' di corrosione sotto al processore, nella zona dove c'è il processore. Ecco, queste qua potrebbero essere un problema. Queste qui. Speriamo non siano troppo corrose. Guardate qua. Questa. Questo no, questo è un test pad. Può anche essere corroso del tutto, non ha importanza. Però ci sono svariate cose che forse dobbiamo ricostruire per renderla funzionante. Le console con danno da liquido sono sempre le più toste. Se vedo che la questione si fa troppo grave, potrei anche dire che questa scheda la tengo per pezzi di ricambio a questo punto. Non sembra male all'inizio, però abbiamo queste vie qua che sono già corrose e possono creare problemi. Quindi bisogna vedere come si comporta la console in merito. Allora, torniamo di qua. Anche qui è un gran caos. Resistenze, condensatori, tutti abbastanza ossidati. Anche questo componente qui. Se non si accende con una normale pulizia non ci spendo neanche troppo, perché i danni da liquido possono essere talmente gravi da aver corroso anche la scheda internamente, perché queste schede qua in Nintendo DS sono fatti con, se non sbaglio, 4 strati. Ok? Una scheda a 4 strati. E chiaramente gli strati interni, una volta che hanno cominciato a corrodersi, non li puoi fermare. E si possono ottenere come test. Guarda. Qua gli manca comunque il fusibile, quindi dovremmo comunque rimpiazzarlo per avere possibilità di usarlo per caricare la batteria, no? Quindi ecco. Allora, insomma è già stata usata per pezzi di ricambio. Vediamo cosa viene fuori. Allora, vediamo il fusibile. Ah, il fusibile è buono anche, ok. Il fusibile è pure buono. Allora, proviamola. Il pulsante sembra ok. Induttori ci sono, i connettori ci sono, gli slot dei giochi ci sono e sembrano buoni, quindi facciamo una prova. Ok, è il momento della verità. 3, 2, 1. Ah, ok. Sì, no, non si accende neanche. Non si accende, ragazzi. Credo che ci sia problemi di corrosione. Allora, la batteria è a posto. Vediamo il voltaggio.
0,08. Qui non arriva corrente, quindi la console non può accendersi se non arriva corrente. Ok, verifichiamo. Allora, il circuito per l'ingresso della corrente lì sul pulsante, e se non sbaglio, allora la batteria dovrebbe fare lo stesso. Allora, dalla batteria vediamo un attimo, microscopio. Allora, dalla batteria qui, se non ricordo male, avevo già fatto altri interventi così. C'è già un'altra scheda a cui sono intervenuto per un identico problema. Da questo punto qui dovrebbe arrivare fino a questo punto qui, se non sbaglio, sì, però in continuità. Oppure era da qui a qui. Come vedete, comunque. Allora, vediamo un attimo da quest'altra scheda. Questa scheda è già a posto, no? Gli ho tolto le cose, però la scheda non è corrosa, non c'è nulla. Ok? Allora, vediamo. Noi abbiamo il fusibile qui e il fusibile la corrente gli arriva qui. Ok? La corrente dovrebbe arrivargli direttamente. Allora, o qui, non è questo il punto, oppure qui, eccolo qua. Questo è il punto in cui dovrebbe arrivare la corrente. Chiaramente è un circuito aperto, quindi non gli arriva corrente qua, no? E c'è anche un altro percorso. Sì, perché poi c'è qui c'è il diodo, viene da quest'altra parte anche, poi viene qui e da qui viene fino a qua, mi pare. No. Ah no, ok. Non c'entra nulla. Questa è un'altra parte di circuito. Comunque dovrebbe avere continuità fra quei due punti lì. E appunto quei due punti lì non hanno continuità. Controlliamo un'altra scheda. Allora, su questo punto qui fino a qui. Vedete, abbiamo 200 ohm. Sempre. Ah, ecco qua, sì, perché il circuito fa così. Mi arriva qui, va su questa resistenza da 200 ohm, e poi arriva qui. E poi mi arriva dall'altra parte. Ok? Quindi, andiamo a prendere i riferimenti. Allora, questo punto qui deve essere connesso con questo punto qua, che comunque non è connesso. Ok? Quindi c'è un'interruzione di corrente. Però se noi arriviamo lo stesso anche da qui a qui attraverso questa resistenza, vedete, questa resistenza qua è bruciata, non ha più continuità. In ogni caso, qui, ok, da quest'altra parte non ha più niente. Vedete? Ecco, è venuta via completamente. Ok? Possiamo ricostruire il percorso? Sì, tiriamo un filo da qui fino a là, però poi la scheda non è bella a vedersi, no? Ok? Se non sbaglio, eccolo qua un altro punto, corrosione, che riguarda sempre quello lì. Se non ricordo male, questo è direttamente collegato con questo punto qua, o era un altro? So che ci sono svariati punti qui che sembra che non vadano da nessuna parte, poi sono relativi a quella cosa lì. Io ho già un'altra scheda che uso appunto per fare i test e ha lo stesso identico problema, e ho dovuto passargli dei fili all'esterno. Possiamo farlo per questioni di video. Sì, dai, facciamolo. Allora, intanto dobbiamo andare a prendere tutti i componenti che sono qua e risaldarli. Ok? Quindi flussante e tutto il resto, oppure direttamente cambiarli con quelli di questa scheda qua che sono a posto. Quindi condensatori, resistenze, diodi, quel chip lì. Tutto quanto, perché qua è tutto corroso. Andiamo a sostituire tutto. Ok? Tutte queste cose qua.
Molto bene. Allora prendiamo aria calda. E piano piano andiamo a dissaldare. Cerchiamo di fare il meglio possibile, senza distruggere connettori, senza scioglierli. È difficile perché siamo in una zona piuttosto... Questo se n'è venuto via. Questo se n'è venuto via. Insieme alla piazzola, alla pista. Vabbè, non ha importanza per me. Riesco a ricostruirla. Ok, questo è venuto via. E anche questo è venuto via. Pulsante, ripassiamo tutto. Stagno fresco e nuovo. Guardate quanto è ossidato questo. Fantastico. Ok, adesso vediamo. Si accenderà? Sì. Ah, ah! Si accende, si accende, si è accesa. Molto bene. Qua vedete il LED che ogni tanto va, ogni tanto non va. Qui c'è problemi di corrosione. Adesso per esempio è morto, non funziona più. Ogni tanto dà qualche colpo. E voilà. Per motivi di corrosione sicuramente può essere che anche gli slot dei giochi non funzionino bene, o che i giochi non partono perché appunto c'è problemi di corrosione in giro sulla scheda. Vediamo subito. Nintendo, wow!
Ok, non funziona questo, ma funziona quello dei DS. Strabiliante. Vediamo se gli diamo un attimo una passata. Ok. Magari adesso comincia a funzionare. Game Boy Advance, yeah! Questa scheda alla fine funziona, ma la userò solo ed esclusivamente per pezzi di cambio apposta, perché a questo punto non ne vale la pena venderla in questo stato. C'è troppa corrosione in giro, i LED non funzionano, e i giochi potrebbero funzionare, eccetera. Si accende, funziona tutto, ma non è affidabile, non è assolutamente affidabile, appunto per via della corrosione, che adesso è entrata all'interno degli strati della scheda e non va più bene. Non si può lasciarla così. Ok, ma almeno sappiamo che funziona, quindi qualsiasi altro componente, capito? Perché l'ho testata ugualmente? Perché in questo modo ho potuto constatare che fusibile funziona, qualsiasi altro componente sulla scheda funziona, no? E se ho bisogno di ricambi funzionanti, so che questa è una scheda funzionante. Tutto qua. Adesso la mettiamo da parte, basta. Ok. Ultime due schede. Ultime due schede. Ok. Danni da liquido? No. E vedo il connettore del touchscreen danneggiato. E lo slot delle cartucce un po' danneggiato. Vediamo se riesco a metterlo a video. Vedete? Ci sono i piedini piegati. Ho i miei dubbi che questa funziona. Ok? Si possono raddrizzare? Sì, ma non è il massimo. Possiamo fare una cosa, vediamo un tentativo. Allora, questo slot è a posto. Andiamo a vedere, ripetiamo tutte le cose, no? Ok? Fusibile. Questo fusibile è a posto. Quest'altro è a posto. Quindi la scheda dovrebbe accendersi. Non c'è il connettore del touchscreen, ma non mi interessa al momento. I connettori per gli schermi sono a posto. Corrosione non ne vedo, solo sporco sui pulsanti, ma quello può capitare, cioè è normale. E allora, andiamo a vedere se almeno funziona questo. Non si accende? Ah, ok. C'è un po'... What? Eh, ok. Che versione di DS è? A parte che è viola lo schermo, e non è un problema dello schermo, quindi magari il connettore un attimo sporco? Può essere? Aspettate un attimo. Ci sarà della porcheria all'interno del connettore, oppure questo qua adesso si è tutto un po' sporcato.
Vediamo un attimo, gli diamo una pulita. Alcol isopropilico, una spazzolatina. Ah, vedo qualcosa qui. Qualche piccolo punto di corrosione, umidità, eccetera. Vediamo cosa viene fuori adesso. Ok, proviamo di nuovo. Strano. Molto strano. Vabbè, finiamo la configurazione, vediamo cosa ci porta. Di solito quando vedete uno schermo così è lo schermo che è difettoso, non la scheda. Ma in questo caso abbiamo già visto, ci sono... Allora, il Game Boy Advance funziona molto bene, ma c'è qualcosa che impedisce la corretta colorazione dello schermo? Allora, lasciamo un attimino. Riaccendiamo. Vediamo se riparte il menu. No. Ok. Ma c'è qualcosa che non va sullo schermo. Non lo schermo in sé, ma qualcosa impedisce il corretto funzionamento dello schermo. Magari un segnale, una pista corrosa che impedisce di far arrivare un segnale video importante per il corretto funzionamento dello schermo. E allora noi andiamo al microscopio e verifichiamo. Ecco, già come prima cosa vedete sta roba, ok? Corrosione. Non è moltissima e questi qua sono i punti, sì, dello slot dei giochi DS. Questo è solo flussante secco. Sporcizia, andiamo a pulire. Anche qui un po' di corrosione. Allora, lo schermo superiore funziona bene, invece c'è qualcosa dello schermo inferiore che ha problemi. Queste qui sono tutte le linee dello schermo inferiore, perché arrivano in fondo e mi arrivano fino a qua. Probabilmente c'è qualcosa qui attorno che impedisce. Può anche essere una di queste linee qui. Sono 4 linee, hanno una resistenza, sono 4 resistenze in parallelo e trasmettono il segnale chiaramente video, ok? Da un punto fino alla porta, dal processore fino alla porta. Quindi o c'è qualche problema qui o c'è qualche problema su qualche pista, qualche traccia.
La porta all'interno com'è? È buona. Andiamo a vedere dall'altro lato se c'è qualche cosa che salta all'occhio. No. Lì c'è il connettore danneggiato. Non credo che causi problemi. Si vede che ha preso umidità perché c'è parecchia ossidazione in giro. Ma questo non crea problemi. Allora, facciamo una cosa. Riprendiamo una di quelle schede, giusto per essere tranquilli, che nel frattempo lo schermo non abbia voluto smettere di funzionare, per i cavoli suoi. Mettiamo su una scheda, ok? Mettiamo su una scheda di quelle che abbiamo già sistemato. Mettiamo gli schermi. Ok, e verifichiamo che non sia lo schermo che sta dando i numeri. No, non è lo schermo che sta dando i numeri. Ok, può essere, tutto può essere. Quindi è la scheda. Bene, allora adesso che sappiamo per certo che è la scheda, andiamo a capire perché. Abbiamo qui una scheda funzionante e la scheda da esaminare. Ok? Allora adesso vado a prendere il multimetro e vado in modalità diodo, ok, e misuro tutti i contatti della porta. Misuro prima questi da questo lato e poi quelli dall'altro. Vediamo se c'è qualcosa di diverso, ok, fra la scheda non funzionante e la scheda funzionante. Però siccome sono mezzo orbo ho bisogno del microscopio e in questo modo riuscite a vedere anche voi. Allora, vabbè, questa è il punto di ancoraggio, non ci interessa. Allora abbiamo 0,01, 2,94, 45, 0, 45, 45, 45, 45, 45, 42, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 50 e non connesso. Forse. Ok, andiamo a prendere lo stesso qui. 0,01, 2,94, 43, 0, 43, 43, ok, differisce di qualche cosa, 43, 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 50, 50, non connesso. Allora, io vabbè, a parte ho visto 43 e 44, ok? Da questo lato qua. L'unica cosa che non mi piace, ok? Su quest'altra scheda qui, è che a un certo punto io qui ho 42 mentre sugli altri ho 45, quindi io ho una differenza di lettura qui su questa linea qui che mi viene su
È la prima lì. Vabbè. Allora, dovrebbe essere questa. Ok. No. Fermo lì. Quella lì. E mi arriva fino a qui, giusto? Vediamo un attimino. Io avevo detto questa qui. Allora. Sì, eccola lì. Ok, mi arriva lì. E da qui non è una di quelle che arriva dentro di qua. È un bel problema però. Dove se ne va? Se ne va al di sotto della scheda. Al di sotto della scheda. Io credo, in questo caso, che abbiamo un problema con il processore. Credo. Ma dobbiamo ancora misurare tutto il resto da quest'altro lato qua, vedere se c'è qualche cosa di diverso rispetto a una scheda funzionante. Quindi facciamolo subito, andiamo a vedere. Allora, 78, questa è la massa. 44, 44, 44, 44, 4, 4, massa, 4, 42 anche qui, uguale, 4, 4, 0, 4, 48, questo sembra non connesso, facciamo la massa di nuovo, e 52. Vediamo se c'è qualche differenza, idem anche con questa scheda qui. 82 e 78 sì, ci siamo più o meno. Poi vabbè c'è la massa che arriva fino a lì. Poi 43, 43, 43, 43. Io dall'altro lato c'avevo 43 lo stesso? Sì. Aspettate un attimo. Sì, mi sono confuso con quello più avanti. Allora, 43, 43, 43, 0, 43, 43, 43, 43, 0, 43, 50, non connesso, 0 e 49, 50. Quindi sì, più o meno siamo lì. Mm. L'unica cosa anomala è appunto quel valore di 52, sì, di 42, non 52. È un po' fuori dalla norma, ma non vedo il motivo. Quello lì è direttamente collegato sotto al processore, quindi se c'è qualche problema può essere sotto al processore. Ok, allora. Allora. Abbiamo i filtri anche da questa parte qua. Da questa parte qua. Dopo proviamo a vedere se si può sistemare anche lo slot, altrimenti. Pazienza. Bene. E andiamo a verificare un attimo dove erano le connessioni di qua. Quindi sono questi di questo lato qua. Andiamo a vedere sotto il microscopio. Eccole qua.
Allora, dove c'era un puntino di corrosione. Allora, questi qui sono i filtri e questi qui sono i segnali dati che vanno dal processore al connettore. Allora, noi prendiamo un punto di massa qualsiasi, ok, con il puntale rosso, e andiamo a riverificare qual era quello che mi dava 42, 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 42. Cos'è? Adesso tutti 42 sono? Forse perché ho scaldato, la scheda è un attimo calda rispetto a prima. Torniamo qui su questo punto qui. Andiamo a verificare cosa c'è adesso come valore. Allora, era questo qui. Io adesso qua ho 43 e qui ho 43. Quindi si è sistemato da solo? Io ho solo tolto lo slot delle cartucce. Boh. Magari lo slot delle cartucce stava creando problemi? Mi pare veramente strana la cosa. Ah no! Ragazzi, ho sbagliato. Ah, ho sbagliato. Ho fatto la cagata. Questa qui è la scheda funzionante. Questa qui è la scheda che stavo guardando. Perché gli manca... ok. Nessun problema. Rimettiamo tutto a posto. Allora, adesso siamo sulla scheda giusta. Andiamo sotto al microscopio qui. Come vedete la situazione è un po' così. Si può sistemare? Qua in questo caso sì. Un po' di pazienza, delicatezza e si riesce a sistemare. Ok? Non è del tutto un caso perso. E finalmente ci sono riuscito. Allora, entra, esce, entra, esce. Non si incastra da nessuna parte, quindi vuol dire che i piedini fanno il loro lavoro. Si spera che facciano buon contatto tutti quanti. Ok. Allora adesso procediamo
con la scheda qui e vediamo come mai c'erano quelle letture strane. Allora, andiamo sotto al microscopio perché, come ho già detto, sono mezzo orbo e ho bisogno del microscopio per vederci meglio. Allora, eccoci qua. Queste qua sono le linee come avevo già detto. Ok, arrivano fino a qui e poi vanno giù fino alla porta, ok, dello schermo. Arrivano fino a qua sopra, da qua sopra passano dietro e arrivano qui. Poi vanno dentro questi filtri e vanno sotto il processore. Allora, ora andiamo a verificare come mai c'è quella lettura strana. 45. Eccola qua, questa è la linea 42. Però ce n'è una, due da 42. E le altre sono tutte 45. Quindi, vediamo da questo lato. No, sempre 42. Può esserci questi due resistenze qui, filtri più che resistenze, che sono parzialmente e vanno a massa, perché questa è la massa, ok? All'interno corre anche un filamento che porta a massa, quindi magari sono parzialmente collegate con la massa e questo porta a diminuire il valore di resistenza. Andiamo a vedere effettivamente il valore di resistenza. Un ohm, sempre 1,7, 1,8. Vediamo questi di qua. Qui abbiamo 2. 2. Qui invece abbiamo un po' più basso. 1,8. E di qua? 2. Quindi qualcosa qua non quadra. Togliamo quel filtro lì, vediamo cosa succede. Allora, chiaramente adesso qui non viene fuori nessun valore perché non è collegato più niente, però qua è ancora collegato al processore e qui abbiamo 100. Vabbè, adesso bisogna lasciar raffreddare. Ok, si è raffreddato un pochino. Vediamo un attimo che valore c'è adesso. 540 kOhm. Ok, però in modalità diodo qual è il valore? Ah, vedete, 0,44. Quindi vuol dire che il filtro è qua 0,44, non è più 42. Un filtro parzialmente
distrutto. Ok? Molto bene. Bene, allora togliamo il filtro e prendiamo da questa solita scheda qua. Andiamo a rimontarlo. Andiamo a prenderlo qua, lo saldiamo di là e poi andiamo a fare le misurazioni. Se le misurazioni vanno tutte bene, montiamo gli schermi e verifichiamo. Ok, ora ci siamo. Bene. Yeah! Funziona e non è più viola. Che bello. Ho visto anche altre schede in cui per esempio lo schermo superiore era blu o viola, anche quello. Probabilmente è sempre legato allo stesso motivo. Perfetto. Ok, allora adesso spegniamo. Andiamo a installare di nuovo lo slot delle cartucce dei giochi. Yeah! Eccolo qua. E anche il Game Boy Advance, il gioco del Game Boy Advance. A posto! Funziona tutto. Spegniamo. E passiamo all'ultima scheda. Ok. Come al solito, qua ci saranno lo stesso i pulsantini qui dorsali da sistemare, da ripulire, L ed R. E in questo caso anche il connettore per il touchscreen, ma per il resto è perfetta e funziona benissimo. Ora l'ultima scheda. Allora, questa scheda che cos'ha? Io vedo già da subito che qui hanno sforzato e infatti qua dentro non esiste più niente. E tutti i piedini sono distrutti all'interno. Il connettore del touchscreen non è rotto anche quello. Il pulsante c'è. Quindi adesso passiamo alle cose basilari. Ok? Allora, resistenza, anzi continuità. Testiamo, fusibile è a posto. Quest'altro fusibile è a posto, quindi la scheda dovrebbe essere pronta per partire. Corrosione non ne vedo a occhio nudo, ma i miei occhi ormai sono anche stanchi di guardare. Sono giovane, ma come se avessi 80 anni. Allora, i connettori per gli schermi sono a posto, non sono danneggiati, quindi possiamo procedere. E procediamo con l'estrazione di questa cosa qua, perché direttamente è da sostituire questo, secondo me, completamente. E andiamo a fare un test, anzitutto. Così andiamo a capire se gli schermi, se funziona tutto. Allora, inseriamo già direttamente il gioco qua sotto. Lo schermo. Ok, accendiamo. Si accende. E parte già direttamente anche il gioco, quindi fantastico.
Allora, togliamo il gioco, voglio vedere anche lo schermo sotto, chiaramente. Ok. Bene, molto bene. Ok, spegniamo pure. Allora adesso non facciamo altro che prendere lo slot dei giochi qua, trasferirlo di qua e abbiamo completato tutte le schede. Quante schede sono non riparabili? Solo una, per questioni di corrosione e niente altro, altrimenti funziona anche questa e non ha nessunissimo problema. Molto bene, perfetto. Andiamo a fare il test un'ultima volta, così possiamo chiudere il video perché sono oltre 6 ore che sono qui a fare queste schede. Ci è voluto un bel po' di tempo. Ok? No. Continuo a dimenticarmi la schedina. No, c'è già. Allora questa è dell'altra. Ok, meglio così. Schermo. È stata una lunga giornata di lavoro. Restaurare tutte queste schede richiede molto tempo. Allora, accensione. No, non c'è il logo Nintendo. Ok, allora se non inseriamo il gioco chiaramente non si può giocare. Avanti, mostrami il logo. Logo Nintendo. Ecco qua ragazzi. Ho finito finalmente. Tanto ho un altro pacco con altri 10 DS Lite da aprire, da spacchettare, ma quelli sono completi. Non funzionanti chiaramente, anche quelli li recupero per i pezzi, la scheda, gli schermi, la scocca, quelle cose lì, li metto in vendita singolarmente, li prendo per 5-10 euro massimo all'uno, li sistemo, li smonto, sono 20 euro per ogni scheda, 3-4 euro per ogni schermo che viene fuori funzionante, quindi bene o male su un DS Lite, siccome comunque non hanno un grandissimo valore, lo stesso si trovano sui 10-20 euro lo stesso funzionanti, ci guadagno di più a smantellarli e a venderli per pezzi di ricambio ad altre persone che ne hanno bisogno. Tutto qua. Lo faccio solo per questo motivo qua. Perché se devo andare a comprare le scocche nuove, comprare schermi nuovi e mettermi a ripararli per 20 euro, venderli per 20 euro, non ha senso. Ci guadagno di più solo vendendo la scheda per 20 euro. Funzionante, testata. Ok, questo è un video mostruosamente lungo, non ho idea di come farò a editarlo. Spero comunque vi sia piaciuto, sia stato di vostro intrattenimento, gradimento e niente. Mi fa paura adesso fare editing su questo video. E sarebbe stato meglio fare una live, quello sì. Una live per un video del genere, sì, sarebbe stato decisamente meglio. Non avrei dovuto fare editing a quel punto. Ma vabbè, pazienza. Allora, cosa posso dire? Niente. Iscrivetevi, commentate, lasciate un like e noi ci vediamo nel prossimo lungometraggio. Ciao ragazzi.